Oggi trapianto uno dei protagonisti dell'orta autunnale, fondamentale per chi ama la cucina giapponese o asiatica in generale, anche se il suo sapore si sposa benissimo anche con ricette italiane o comunque non solamente asiatiche. In italiano è conosciuto comunemente come cavolo cinese, io oggi lo chiamerò con il nome giapponese, che è Hakusai. Ne approfitto anche per trapiantare insieme a questo cavolo, appunto Hakusai, anche una varietà di cavolo cappuccio, una varietà giapponese in questo caso. Il seme si chiama sakusaku, che vuol dire croccante. Trapianterò due varietà diverse, una l'ho già provata in passato, un'altra la voglio provare questa volta, per poi riuscire a fare un paragone tra le due. A me piace prepararmi le piantine così, a modino, in piedi, davanti a un tavolino, invece che essere piegato per terra con la schiena curva. Queste piantine sono state seminate il 7 luglio, oggi è il 29 credo, e sono più o meno pronte per essere trapiantate. Potevo aspettare ancora un pochino però. E poi ne ho già altre seminate qualche giorno fa di riserva, nel caso qualcuna, cioè di sicuro qualcosa andrà storto, quindi mi piace sempre averne qualcuna di riserva, ecco. Questo invece è il cavolo cappuccio sakusaku che ti dicevo prima. L'ho già provato l'anno scorso. Questo più che la palla diventa un pochettino più schiacciato rispetto al cavolo cappuccio tradizionale nostro. Ok, siamo pronti, possiamo andare a trapiantare. Eccoci qua. Quindi qui è dove andrò a trapiantare, questa striscia qua, vedi ho già messo 1 metro, non so se si vede, così posso calcolare esattamente le distanze, li trapianterò a 40 cm di distanza, farò 2 file in questo letto di coltivazione. Poi un'altra cosa che ti dico, io la terra la lavoro molto poco, infatti come puoi vedere è abbastanza grossolana in certi punti, perché l'unica cosa che ho fatto dopo aver fatto occultamento, vedi c'è un puntello qui accanto, forse si vede, lì c'è nero, questo è il lato bianco, però qui ho usato il lato nero perché avevo meno tempo. Ho fatto occultamento per 1 mesetto e mezzo circa, poi ho dato un giro di grelinette, la forca vanga forca come si chiama. Dopo di quella ho riconcimato, anche se il terreno era sempre, avevo concimato verso febbraio-marzo e poi ci ho fatto solo le lattughe, quindi fertilità residua ce n'era ancora. Dopodiché, dopo l'ennesima concimazione, ho dato un giro di frangizolle, questo strumento qui, per lavorare un pochettino la superficie proprio, per renderla trapiantabile. Poi ho bagnato un po' per inumidire, perché ora con l'estate, con il caldo, si era un po' seccato, e basta, adesso trapianto. Questi sono 2 degli strumenti che uso di più quando devo trapiantare. O fa così il buco, oppure con questo scavi e lavori anche un pochettino la superficie allo stesso momento. Oggi userò questo, credo, vediamo. Poi vedi una cosa che vado a fare, te chi sei? Non li metto sulla solita linea, li metto praticamente in diagonale per aumentare un pochettino la distanza tra le file. Siccome è sempre caldo a fine luglio, per il mese di agosto cosa faccio? Le proteggo un po' con una rete ombreggiante. L'ho già provata per le lattughe nel mese di giugno, questa è al 30% e almeno il primo mese direi di usarla, perché trapiantati vanno trapiantati ora, però proteggiamoli un po', quindi diamoli tanta acqua. Siccome non ho modo di mettere pacciamatura al momento, uso questa invece per almeno
ridurre un po' l'effetto del sole cocente. Poi se riesco ci metto anche un po' di pacciamatura. Faccio vedere un pochino più da vicino. Più che altro serve per coprire alle ore di punta, ecco. Ora sono tipo le 6 di sera. Guarda, ti volevo far vedere anche un altro tipo di rete che uso. Questa è una rete anti-insetto. Qui sotto ci sono i cavolini di Bruxelles trapiantati. Vediamo un po' se si vede. Eccola lì. Trapiantati una decina di giorni fa. E anche questi sì, non sarebbe male una rete ombreggiante, però in questo caso ho preferito usare questa rete per gli insetti, cavolaia, insetti vari, visto che comunque non spruzzo nulla e quando possibile nemmeno cose naturali. Poi se c'è proprio bisogno qualcosina, magari olio di neem o simili, ma se riesco, ecco, mi piace non usare niente, quindi uso questa rete anti-insetto molto fine, passa l'aria, passa anche la luce, e questa la uso sempre quando coltivo la rapa cabo, che tanto poi ti farò vedere quando sarà il momento, verso settembre la seminerò, e questa la uso sempre perché sennò quella viene veramente distrutta, entra di tutto dentro, proprio dentro la rapa, non solo le foglie, proprio la pallina, e viene divorata dall'interno. L'unico sistema che ho trovato che funziona è questa rete anti-insetto. Allora, il video di oggi finisce qui. Se vuoi seguire gli aggiornamenti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, considera di iscriverti al canale, così ti arriva anche il messaggio che è uscito il video nuovo. Penso che farò video di aggiornamenti e poi speriamo al momento della raccolta. Se hai domande o qualsiasi cosa scrivimi nei commenti per favore, che ti rispondo più che volentieri, e grazie per aver visto il video fino alla fine. Alla prossima, ciao!